Allora, oggi troviamo con un GameCube e ho pensato di fare un video per il semplice fatto che mi sembra che il disco non giri, nel senso rimane sempre in questa stessa posizione, il che è un po' strano, almeno dovrebbe girare se funziona l'ottica. È stato lasciato acceso per ormai una mezz'oretta. Si sa che i GameCube hanno problemi di condensatori per la parte ottica, quindi lasciandoli accesi per 5-10 minuti, poi magari tante volte ripartono, quindi hanno problemi solo di condensatori scarichi e bisogna sostituirli. Ma in questo caso qua è strano, a meno che non abbiano già provato a tarare e quindi hanno completamente svalvolato tutto quanto. E allora, il GameCube è acceso, è collegato, eccetera. Io vedo l'immagine, ma voi no perché ce l'ho sul tubo catodico. Se io chiudo, gli do il tempo di... Sull'immagine non mi risulta che sta leggendo il disco, non sta facendo nulla. Non mi dice lettura disco in corso, non mi dice niente. E infatti poi il disco è come l'ho lasciato. Allora, detto questo, andrei ad aprire il GameCube e a controllare cosa sta succedendo. Come dicevo, andiamo un attimo a ricollegare, adesso non mi serve lo schermo, tanto andiamo a ricollegare, accendiamo. Questi qua sono i due interruttori che servono per... Ah, è staccato, qualcuno è arrivato qua dentro, ecco perché. Quindi sì, qualcuno è stato qua dentro e ha tolto un po' di cose. Il laser funziona, non gira il motorino perché sicuramente magari è staccato anche da qualche altra parte. Qua ci sono dei fili che si sono pinzati lì in mezzo. Ecco qua, è stato anche rovinato. Bello. Ok, è stato fisicamente danneggiato. Quindi ecco perché non andava. Bisognerà comunque vedere se il lettore funziona di per sé, quindi andremo poi a vedere cosa succede. Allora, qua ci sono una montagna di viti da togliere. E adesso il mio cacciavite ce l'ho da un'altra parte, un attimo solo. Ok, scusate se dovesse sentirsi il ventilatore, ma qui oggi fa molto caldo. Spero non disturbi troppo l'audio. Ok, andiamo a staccare tutte queste viti. Allora, questo è l'assemblato. Possiamo togliere le viti qua sotto. Allora, qui noi abbiamo questo cavetto qua. Togliamo prima quello della lente, così la lente può venire via. In teoria è ok, è attaccata anche di qua. Come anche qua vedete che non è messo bene, dovrebbe entrare così, invece non era posizionato bene. Allora, togliamo questo cavetto qua, ci aiutiamo con cacciavite. Ok, e adesso ci sono delle clip qua che tengono l'alimentatore, sì, l'ottica in posizione. Ok, ecco qua. Allora, questo motorino qua, i fili non sono tranciati, ma i fili dovrebbero andare
se non sbaglio, dentro a uno di questi buchi. Adesso non ricordo, è un po' che non ne ho smontato uno di GameCube e non ho mai avuto la necessità di arrivare così in fondo. Molto spesso è, come ho detto, questa scheda qua, basta estrarre questa scheda qua, lavorare su questa scheda, non sull'ottica in sé. Quindi vediamo un po'. I due punti di saldatura sono qui, fortunatamente sono segnati con le scritte red e brown, quindi come si vede qua rosso e marrone. Il punto è come andare a collegarli, da quale buco si può far passare, perché l'ottica è messa in questa posizione qui. Io potrei dire glieli passo qui e li attacco qui. Sì, potrebbe andare, potrebbe essere la scelta giusta. Come potrebbe anche essere, no, questi arrivano da di qua, quindi sto cercando di seguire anche un andamento del filo stesso, magari per capire dove proseguiva. E poteva anche proseguire verso l'esterno di qua, passare per lo stesso, vediamo, passare per lo stesso buco qui e attaccarsi qui. Sì, anche questa è una soluzione e secondo me è quella più adatta. È quella giusta. Quindi tutti e due i cavi passano attraverso questa fessura. Ok, ricolleghiamo queste cose qua allora. Qui c'è anche una comoda fessura per mettere questi cavetti qua e andare a saldarli. Sì, ecco qua, questo è il percorso corretto, non attraverso questi buchi. Andiamo a ricollegare tutto. Ok, questo qui è collegato. Ok, va bene, allora adesso prendiamo il nostro saldatore e gli andiamo a risaldare i filetti che si sono letteralmente squarciati via. Allora, qui sembra a posto. Gli do un attimo una pulita successivamente alla lente con un po' di con un cotton fioc. Andiamo a riposizionare la griglia, magari gli diamo una spolverata. Ok, facciamo un test. Allora mettiamo il dischetto già, che siamo a posto, anzi, come ho detto, puliamo la lente, cotton fioc, un po' di alcol isopropilico, appena appena, non serve inondare. Diamo una pulita. La polvere superficiale, così legge meglio, se deve leggere. Ok, alimentatore. E adesso mi serve anche il cavo video perché voglio vedere che cosa succede. Ok, va bene. Aspettiamo un attimo la schermata principale. Ok,
sembra che il motorino non abbia voglia di muoversi. Il che è strano. Proviamo, magari era incastrato il motorino, adesso è libero. Sì, era incastrato. Ok, riproviamo. Ok, spegniamo, riaccendiamo. Il motorino funziona, ma c'è qualcosa che non va ancora con la scheda. Va bene. Può essere che questo... No, di solito questo reagisce perché questo qua gli dice di girare, perché comincia a vedere qualcosa. Quindi, vedremo. Vediamo. Stacchiamo tutto di nuovo. Ok. Allora, il motorino è azionato da questo cavo qua. Il motorino della lente abbiamo visto che si muove, quindi questi fili sono collegati. Quindi non resta che vedere. Il sensore funziona, non resta che vedere la taratura della lente, che è su questa scheda qua e non sulla lente stessa. Comunque dobbiamo togliere la scheda per verificare anche l'altro lato, quindi andiamo a staccare tutto di nuovo. Allora, questi qui sono tutti i condensatori responsabili appunto per il funzionamento della scheda. Se qualcosa non va, potrebbero essere loro. Ma prima devo andare a verificare appunto la taratura. Devo andare a verificare. Allora, resistenza. Allora, per regolare un'ottica di un GameCube, qui c'è una resistenza variabile, aggiustabile con un piccolo cacciavite. Ci sono i due punti in basso e un terzo punto in alto. A noi servono i due punti in basso. I due punti in basso, aspettate che vi faccio vedere, che vado a prendere a schermo il multimetro. Lo vedete? Sì. E abbiamo una resistenza di 200 ohm. Allora, le versioni DOL 001 normalmente hanno un valore
tra i 450 e i 600 ohm. Ok, quindi io direi partiamo con 600 circa, se ci arrivo. È difficile perché è molto sensibile. 585 va bene, e andiamo a vedere che cosa succede. Da qui andiamo giù fino a massimo circa, dovrei fare 300, 350, 300 ohm. Al di sotto di questa cosa qua il laser potrebbe essere da sostituire, no, anzi senza potrebbe, sarebbe meglio sostituirlo perché a quel punto è troppo, come si dice, consumato, perché meno è il valore di resistenza, più potenza la scheda dà al laser per funzionare, il che vuol dire che se al laser gli serve più potenza, vuol dire che si è parzialmente consumato e non riesce più a produrre un buon fascio di luce sufficiente per andare a riflettere sul disco e mandare i dati indietro alla scheda. Quindi facciamo così, mettiamo giusto in croce due viti. A questo punto direi anche comunque di andare a sostituire i condensatori, anche per eliminare quel problema lì. Si sa che possono andare male, che possono dare problemi, e già che ce l'abbiamo qui è meglio fare anche questa cosa qua. Ma prima andiamo a vedere se almeno, voglio vedere che il disco gira, voglio vedere che succede qualcosa, altrimenti non ha senso. Lasciatemi un attimo vedere, aspettate che voglio verificare un attimo una cosa. No, ok, il lettore ottico non ha un fine corsa. Volevo solo assicurarmi questo, perché nel momento in cui si vanno a premere questi qua sbatte con forza verso il centro per sapere se è a fine corsa oppure no. Non ha un sensore di fine corsa, quindi è normale che lo faccia. Ok, andiamo a ricollegare velocemente anche senza viti, tanto devo comunque rismontarlo di nuovo. Mettiamo qui, mettiamo il lettore in posizione, ok, pulsante di accensione, giriamo dall'altro lato, alimentazione e video. Ok, sì, la ventolina funziona, volevo solo controllare questo. Allora, ok, ho controllato che ci sia o no il disco, mettiamo il disco. Sembra che non abbia voglia di girare, non so se sia perché magari il motorino è bruciato, questo non lo posso sapere. Oh, ha girato, ok. Sembra che il motorino abbia funzionato almeno una volta, quindi
non saprei. Il disco è comunque sporco, eccetera, magari non funziona per quel motivo lì. Comunque, come ho detto, ho fatto una taratura momentanea per vedere cosa succede. Questo qui è un disco molto migliore, con pochissimi segni rispetto a questo, come vedete, quindi dovrebbe avere più possibilità di lettura. Ok, sembra che non ci sia ancora nessuna attività, quindi andiamo a abbassare il valore, togliamo tutto, prendiamo il multimetro, andiamo a rimisurare i due punti, abbiamo portato a circa 500 e proseguiamo avanti così finché non si trova il punto ideale. Almeno voglio vedere il disco che tenta di girare, voglio solo vedere questo. Se il disco tenta di girare almeno mi dà più informazioni, perché in questo momento mi fa pensare che nonostante ci sia la luce del laser, mi fa pensare che è completamente lo stesso, non ce la fa, che non riesce a funzionare, quindi che poi è da sostituire. Però siccome hanno maneggiato parecchio con la scheda, hanno strappato dei fili e sicuramente hanno maneggiato anche con il potenziometro, devo almeno fare prima questa prova. No, ho idea che qua è da cambiare un po' di cose. Va bene, non ci perdo neanche più tanto altro tempo, ormai è già un'ora che sono qui a fare le prove, il tempo vola, quindi metterò da parte intanto questi pezzi qua. E prenderò il lettore di questo GameCube, solo questo però. Voglio verificare prima la scheda con un nuovo blocco e poi chiaramente questo blocco lo porto di qua perché questo so che funziona, per verificare se questo blocco funziona oppure no. Quindi farò il cambio dei due blocchi e farò questa verifica. Ci vediamo tra poco, che questo è un processo lungo e sicuramente poi mi tocca tagliarlo in editing, quindi tanto vale. Ecco qua, questo è il blocco. Adesso andiamo a prendere e scambiamo i due blocchi. Andiamo a prendere questo, lo mettiamo di qua e questo facciamo il cambio. Vediamo se funziona qualcosa su entrambe le console. Vediamo se cambia qualcosa e procediamo avanti così.
Ok, voi cosa ne pensate? Partirà o no? Avrà problemi la scheda o ci sarà dell'altro? Allora, cavo video. Dischetto. Dovrebbe essere a posto, quindi accendiamo. No, ha problemi anche la scheda, però il motorino lo fa girare. Ok, questa è una buona cosa. E dopodiché non succede più nulla, esattamente come prima. Quindi succede qualcosa solo appena la console è stata accesa. Quindi se noi teniamo premuto qui, aspettiamo un attimo di tempo e accendiamo la console, no, mi ha fatto solo quel colpo lì, ma va bene, va bene. Io so che questa ottica funziona. Ora allora andiamo a prendere l'altra console, questa la spegniamo. Va bene, il cavo video ha voglia di stare per terra. Questa mettiamo da parte, metteremo questa ottica sull'altra scheda. Disco, accensione, diamogli un attimo di tempo. Ok, questa ottica sembra buona, ma ho bisogno del controller e del pannello frontale. E non so per quale motivo la console, ecco, dicevo, non so per quale motivo la console ha voglia di farmi ripassare le impostazioni iniziali. Quindi datemi un secondo. Ok, i parametri di sistema sono persi, sarà la batteria la scarica. Ok. No, sembra che anche il lettore abbia difficoltà. Così sembra. Proviamo con questo disco. Ah, dice disco assente. Sì, disco assente. Quindi anche l'ottica è da cambiare. Molto bene. Quindi abbiamo sia problemi alla scheda che problemi al lettore. Sì. Ok. Allora ragazzi, cosa stavo dicendo? Ho ricevuto una chiamata e ho perso il filo del discorso. Allora, sembra che... Sì.
nessun disco, non ha voglia di partire, quindi io so che questa scheda funziona perché se gli metto l'altro blocco comincia a partire e a funzionare, insomma. E avete visto che comunque il motorino funziona, quindi non ha nulla a che vedere. Anche questo disco, vedete, fa fatica, quello lì fa più fatica perché è strisciato. Questo qua comincia a girare, però dopo dice disco assente, quindi non è un problema di scheda perché questa scheda è già stata revisionata, messa a posto, eccetera, ma non ha voglia di far partire il gioco. Quindi adesso cosa farò? Ordinerò il lettore, ordinerò anche il kit, a meno che non ce l'ho già al magazzino fra lo scatolone che mi sono preso. Ordinerò nel caso il kit di condensatori per la scheda, ok, da sostituirli in modo che siano tutti belli a posto. E dopodiché niente, quindi farò una seconda parte di questo video, taglierò in due perché comunque è passato un'ora e mezza da quando ho fatto tutte le prove eccetera. Spero di riuscire a editare il video in maniera ottimale, 10-20 minuti al massimo, e farò una seconda parte quando mi arriverà il lettore, metterò i condensatori nuovi e a quel punto vedremo cosa succede. Quindi se volete saperne di più, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete le notifiche per la seconda parte del video. Se vi è piaciuto il video comunque lasciate un mi piace, commentate, se avete qualche dubbio, domanda o altro, se avete bisogno di riparazioni di questo tipo potete comunque contattarmi e noi ci vediamo nei prossimi video.